buonissima. Oggi vado a fare una brioche è detto male, una brioche salata, molto buona, fatta da un'amica, e il risultato è perfetto e soprattutto è di una semplicità incredibile. Cominciamo a farla, ci vuole poco per farla. Allora, prima cosa, lievito di birra fresco, lo rompo un pochino così a mano e ci metto un pochino di zucchero. Ok. Lo zucchero agisce e ci permette di sciogliere direttamente il lievito senza bisogno di utilizzare latte caldo, latte tiepido, latte così, latte così. Così viene in un modo fantastico. Allora, cominciamo a mettere gli ingredienti nella ciotola di un impastatore. Potete utilizzare anche, o farla a mano, dico questo impasto, però con l'impastatore è più veloce. Farina, latte, olio, tutto insieme, vedete? Parmigiano, le uova, però prima le sbatto. Aggiungo le uova, aggiungo il sale, lo metto da questa parte e ora sciolgo il lievito. Vedete? Praticamente si è trasformato, è diventato liquido e lo metto nell'impasto. Tutto questo ora si fa impastare. Mentre l'impasto sta lavorando, io vado a preparare quella che sarà la farcia, cioè ovvero formaggi e salumi. Scegliete formaggi che avete, in questo caso io sto utilizzando un Fontal un pochino più stagionato e sempre un Fontal un pochino più fresco. Questo è anche leggermente piccante. Anche parecchio buono, però usate voi, usate l'Emmental, usate il Groviera, formaggi che vi piacciono di più, Caciocavallo. Qui ho già tagliato i salumi, c'è prosciutto cotto, salame buono abbastanza morbido. Scegliete quello che avete e che preferite, potete fare anche solamente del prosciutto cotto, senza problemi. Ora, una volta che sarà pronto questo impasto, sarà ben incordato, proseguiamo la ricetta. È proprio un bel impasto. Allora, ora ci andiamo ad aggiungere i salumi e i formaggi, li metto in 2 volte, così. Allora, qui va a vostro gusto, se volete mettete un pochino di pepe, io ce lo metto perché a me il pepe piace da morire, ma non tantissimo, un paio di pizzichi ora. Chiudo l'impastatore, faccio fare qualche giro, ma proprio pochissimi, a bassa velocità. E poi termino di mettere tutti gli ingredienti rimasti. E altri 2 pizzichi di pepe, così. Alla fine è veramente poco, il pepe che ho messo, però un po' di profumo lo dà. E come prima, piano, lentamente si fa rendere omogeneo questo impasto. Perfetto, metto un po' di farina sul tagliere e ci rovescio l'impasto. Bello umido come impasto, va bene così. Stampa da ciambella, questo è un 24-26, tende un po' a essere svasato, ma è semplice, non c'ha nessuna figura. Ci ho messo lo staccante, ma voi potete mettere burro e farina, scegliete voi quello che mettere. E poi ci si va a mettere il nostro filone.
Allora, ora si copre con un po' di pellicola, un panno sopra e si lascia lievitare. Considerate, quando esce dal bordo, da quel momento si può infornare. Tempi, dipende dalla temperatura esterna, ci potrebbe volere un'ora e mezzo, 2 ore, ma tanto comunque va controllato. Ci vediamo fra pochino. Ecco qua, guardate che bella lievitazione. Ora l'unica cosa che bisogna fare attenzione è che la carta sia un po' incollata, ma piano piano, con pazienza, viene via. Allora, andiamo in forno, forno statico a 200 gradi per circa 40 minuti, ma mi raccomando, fate la prova dello stecchino. A dopo. Eccola qui, è praticamente fredda, no, proprio fredda no, ma insomma quasi fredda. Assaggiamo? Morbida, guardate, morbida, profumatissima. Ora vi dico anche com'è di sapore, eh. Buonissima. Ricetta perfetta. Quanto ci vuole a farla? Avete visto, veramente pochino, non è che ci vuole niente. Poi bisogna solo aspettare la lievitazione, ma questa merita la grande, merita alla grande. Una brioche salata fantastica. Poi la potete farcire con quello che più vi piace, ma quello che è affascinante è la morbidezza, il profumo, la bontà. Alla prossima!